Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Amsadina Interlabo SRL. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è Amsadina? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Amsadina durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Amsadina? Amsadina è un farmaco a base del principio attivo amsacrina, appartenente alla categoria degli antineoplastici e nello specifico altri antineoplastici. È commercializzato in Italia dall'azienda Interlabo SRL. Amsadina può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Amsadina 75 mg/1,5 ml concentrato e solvente per soluzione per infusione 6flac.ni più 6flac.ni solv. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Eurocept International BV. Concessionario: Interlabo SRL. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe C. Principio attivo: amsacrina. Gruppo terapeutico: antineoplastici. Forma farmaceutica: soluzione. Indicazioni: terapia di salvataggio della leucemia mieloide acuta, LMA, refrattaria/recidivante negli adulti, in associazione con altri agenti chemioterapici. Posologia. Posologia. Il trattamento con Amsadina deve essere iniziato da o in collaborazione con un medico esperto nel trattamento con citostatici. Prima dell'inizio del trattamento, occorre controllare e correggere il livello di potassio nel siero. Amsadina viene somministrato in combinazione con altri citostatici. Si raccomanda un livello di potassio nel siero prima della somministrazione 4 mg/L. Fase di induzione. La dose ottimale è individuale e dipende dalla combinazione. La dose abituale per ogni periodo di trattamento è di 300-650 mg/m2 ed è suddivisa nell'arco di 3-7 giorni. La dose totale durante il periodo di trattamento non deve superare i 750 mg/m2. Al fine di ottenere la remissione può essere necessario più di un periodo di trattamento. Fase di consolidamento/mantenimento. Vengono somministrate dosi paragonabili o leggermente inferiori rispetto alla fase di induzione. Danno renale. Si consiglia cautela quando si somministra amsacrina a pazienti con danno renale. In pazienti con disfunzione renale lieve, non è raccomandato alcun aggiustamento della dose iniziale. In pazienti con danno renale moderato o grave, dovrebbe essere considerata una riduzione della dose iniziale di circa il 20-30%. Possono essere necessari successivi aggiustamenti della dose sulla base della tossicità clinica. Compromissione epatica. Si consiglia cautela quando si somministra amsacrina a pazienti con compromissione epatica. In pazienti con lieve disfunzione epatica non è necessario alcun aggiustamento della dose. In pazienti con compromissione epatica moderata o grave, deve essere considerata una riduzione della dose iniziale di circa il 20-30%. Possono essere necessari successivi aggiustamenti della dose sulla base della tossicità clinica. Anziani. Non ci sono informazioni disponibili in merito all'effetto dell'età sulla farmacocinetica o tollerabilità di amsacrina. Popolazione pediatrica. Amsacrina non è autorizzata all'uso nella popolazione pediatrica. Non ci sono informazioni disponibili in merito all'effetto dell'età sulla farmacocinetica o tollerabilità di amsacrina. Controllo del trattamento. Durante la fase di induzione, i pazienti devono essere tenuti sotto stretta osservazione e monitoraggio di laboratorio in un ospedale. Devono essere disponibili trasfusioni di eritrociti e piastrine. Devono essere controllati regolarmente il livello di potassio nel siero, ECG e funzione epatica e renale. Modo di somministrazione. Uso endovenoso.
Amsadina deve essere diluito in 500 ml di soluzione glucosata ed essere somministrato come infusione endovenosa nell'arco di 1-2 ore. Alle dosi di 125 mg/m2 o superiori, la durata dell'infusione deve essere di almeno 90 minuti. Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6. Soluzioni diverse dal glucosio non possono essere utilizzate, amsadina non è compatibile con gli ioni cloruro. Devono essere utilizzate solo siringhe di vetro durante l'estrazione e il trasferimento di soluzioni concentrate. Prestare attenzione nella manipolazione e nella preparazione della soluzione, vedere paragrafo 6. Controindicazioni: ipersensibilità ad ansacrina o ai derivati dell'acridina o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Accertata soppressione del midollo osseo come conseguenza del trattamento con farmaci citostatici o radioterapia. Allattamento. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Amsacrina deve essere utilizzata solo sotto stretto controllo di un oncologo specializzato, preferibilmente in strutture con esperienza con questo tipo di terapie. Soppressione del midollo osseo. Amsacrina può causare grave, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Interazioni di tipo farmacodinamico. Vaccini. La concomitante vaccinazione antinfluenzale o pneumococcica e la terapia immunosoppressiva sono state associate con un'alterata risposta immunitaria al vaccino. In generale, tutti i tipi di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere amsadina durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere amsadina durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non sono disponibili dati relativi all'uso di amsacrina in donne in gravidanza per giudicare la possibile nocività. Tuttavia, sono possibili effetti farmacologici dannosi durante la gravidanza. Gli studi sugli, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non ci sono dati noti in merito a questo effetto. In considerazione di effetti avversi segnalati, dopo la somministrazione di amsacrina ai pazienti, si consiglia cautela durante la guida e l'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse più comuni sono nausea o vomito, anemia, febbre e infezione. Sono stati segnalati dolore o flebiti durante l'infusione. Tutti i pazienti trattati con un dosaggio terapeutico di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non si conosce alcun antidoto specifico in caso di sovradosaggio. Il trattamento deve essere sintomatico e di supporto. L'emorragia e l'infezione, derivanti dall'ipoplasia o aplasia del midollo osseo, possono richiedere un trattamento di supporto intensivo con trasfusioni di globuli rossi, granulociti o piastrine e antibiotici appropriati. Un trattamento sintomatico forte può essere necessario per grave mucosite, vomito o diarrea. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti antineoplastici e immunomodulatori, altri agenti antineoplastici codice ATC. L01XX01. Amsadina contiene amsacrina, che è un derivato sintetico dell'acridina con effetto citostatico. La sostanza è un forte irritante. Proprietà farmacocinetiche. Distribuzione. L'infusione endovenosa di 90 mg/m2 nell'arco di 1 ora si traduce in una concentrazione plasmatica massima di 4,8 microgrammi/ml. Il grado di legame alle proteine plasmatiche è di circa, dati preclinici di sicurezza. È noto che amsacrina produce i suoi effetti tossici soprattutto grazie alle sue proprietà mielosoppressive. La somministrazione ripetuta provoca anche effetti avversi gastrointestinali e sulle mucose negli animali. Poiché amsacrina, elenco degli eccipienti, concentrato per soluzione per infusione. N-dimetilacetamide solvente. Acido lattico, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini.
Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.